Ciao a tutti! Questa è una rosa, ma anche questa è una rosa, così come lo è questa e questa. Sono tutte rose, ma hanno presenze completamente diverse e lo stesso si può dire dei tre profumi alla rosa che vedremo oggi. Noble Blush di Lattafa sarà la nostra rosa pop art, Even di Maison Yanné sarà la nostra rosa puntinista ed Experimentum Crucis di Etat Libre d'Orange sarà la nostra rosa simbolista. Sigla e partiamo! Bene, partiamo subito dal pop. Noble Blush di Lattafa è un profumo viralissimo, chiacchieratissimo, amatissimo, l'avrete già sentito nominare in tutte le salse probabilmente. Note dichiarate: in testa latte di rosa, nel cuore vaniglia e mandorla e nel fondo vaniglia, muschio e sandalo. Ho fatto anche un rumore strano. Allora, l'apertura è immediatamente dolce, cremosa, talcata, sembra quasi un marshmallow alla rosa. Ora, la rosa di Noble Blush è tutt'altro che noble e il blush, interpretato da me, forse sbagliando, come quel rossore pudico che ci si aspetta magari sulle guance di una nobile principessa, no, cioè niente di più lontano. Immaginavo con Noble Blush appunto una principessa che entra in una stanza elegante fluttuando a passo di valzer e invece no, cioè, la rosa di Noble Blush è una che ti conquista le stanze a spallate. È veramente un profumo che è bello intenso e proietta moltissimo, quindi se vi piacciono i profumi da scia, lui fa il suo mestiere. Perché il richiamo alla pop art? Noble Blush per me non interpreta la rosa in modo realistico o naturale, ma la trasforma in qualcosa di iperconsumabile. Per me è l'equivalente olfattivo dell'estetica di Roy Lichtenstein, Andy Warhol, ma anche quell'estetica iper glam da social. Non c'è chiaroscuro, non c'è, molto onestamente devo dire, ricerca di profondità, c'è piuttosto ricerca di impatto e in questo lavoro effettivamente Noble Blush lo fa benissimo perché è un profumo impattante, fatto di campiture nette, colori saturi, sintetici, rosa shocking. In questo la boccetta è molto onesta, secondo me. Se Noble Blush avesse una musa ispiratrice, per me sarebbe Elettra Lamborghini. Ha questa energia debordante, chiassosa, pop, audace, gioiosa e iperfemminile. Posso anche capire perché piaccia molto e abbia il successo che ha, però per me manca completamente di evoluzione, manca respiro, la trovo un po' soffocante. Come faccio a descriverla? La percepisco come un neon rosa fluo acceso H24, per me un po' too much. Però, se amate i profumi da scia iperfemminili che vi precedono un'ora prima che arriviate in una stanza, questo fa il suo lavoro egregiamente. Per me resta un noble reminder che i profumi non vanno mai comprati a scatola chiusa. Non fatelo. E passiamo alla nostra rosa puntinista, che io ho individuato in Even di Maison Yanné. La piramide di questo profumo è sorprendentemente minimale. In testa abbiamo muschio bianco e rosa, nel cuore ylang ylang e gelsomino e nel fondo ambra e vaniglia. Ah. Diciamo che se Noble Blush è un poster pop, Even è un dipinto di Georges Seurat o di Paul Signac. Per sentirlo davvero devi avvicinarti. Non è un profumo che proietta molto. La rosa qui non urla mai, c'è questo muschio bianco che ne sfuma sempre un po' i contorni. Si percepiscono piccoli tocchi di sapone pulito perché è una rosa molto saponosa. Petali secchi, muschio chiaro, però c'è quest'ylang ylang molto presente che le dà questa sfumatura solare, luminosa, lievemente indolica e una punta speziata e le dà secondo me quel tocco di carattere che la salva dall'essere una rosa pulita generica. E per lui ho individuato come musa Jane Austen perché è un profumo che io è una cosa che ogni tanto faccio e forse sono pazza, ma a me piace da morire. Ogni tanto spruzzo alcuni profumi tra le pagine dei libri e questo sarebbe uno di quei profumi che spruzzerei volentieri su un romanzo di Jane Austen e sono sicura che accompagnerebbe appunto la lettura senza disturbare mai. Per concludere, Even non è un profumo che cerca attenzione, ma è un profumo che
premia l'attenzione. Come accade nel puntinismo, da lontano sembra semplice, ma più ti avvicini, più scopri i dettagli e scopri che un dipinto è costruito di una quantità incredibile di sfumature minuscole in perfetto equilibrio tra loro. E dulcis in fundo arriviamo alla rosa simbolista di fine Ottocento. Per me questa rosa è Experimentum Crucis di État Libre d'Orange. Experimentum Crucis è Quentin Bisch che stringe la mano a Odillon Redon e a Gustave Moreau. Wow! In testa abbiamo mela, lici e cumino. All'inizio sembra quasi una rosa moderna fruttata, ma poi arriva il cumino. Qua il cumino si sente tantissimo. Per me il cumino in profumeria ha un sentore di pelle calda, di sensualità umana, di sudore elegante, cioè non quel sudore acre estremamente fastidioso, ma comunque di sudore. E per questo secondo me Experimentum Crucis ha un lato profondamente carnale. Poi nel cuore abbiamo rosa, miele e gelsomino. Qui il miele ammorbidisce, rende la rosa più densa, più ambrata. Il gelsomino ci aggiunge quel tocco di sensualità narcotica. In base abbiamo muschio, un patchouli che scurisce un po' il tutto e una Kigala Wood che dà al profumo una vibrazione legnosa, contemporanea, un po' metallica. Il risultato è quanto di più lontano da una rosa fresca raccolta in un giardino. È una rosa oscura, gotica, cangiante, quasi liturgica, che proietta moltissimo. Questo profumo è una bomba. Ecco, se Noble Blush entrava in una stanza conquistandola a spallate, Experimentum Crucis ci entra a testa alta con passo assertivo e tacco 12. La rosa emerge e come, ma non sta mai ferma. La sento a tratti maschile, a tratti opulenta, barocca. Ha questa densità aromatica tipica di alcuni vini rossi, densi, speziati, vellutati. La musa di Experimentum Crucis per me è Dita Von Teese. Quindi eleganza teatrale, seduzione controllata e quella bellezza fatta di chiaroscuri, più scuri che chiari, e di ombre, corsetti, velluti e luci basse. Più che un fiore, per me Experimentum Crucis sembra descrivere un'ossessione oscura. Come abbiamo visto oggi insieme, la stessa rosa può diventare una pop star chiassosa, una brezza floreale delicata, oppure un'apparizione oscura e decadente. Ora però voglio sentire voi, conoscevate questi profumi? Quale delle tre rose sentite più vicina a voi e al vostro modo di abitare voi stessi e gli spazi? Se vi piace questo tipo di format dove facciamo questi mash-up tra universi olfattivi e universi visivi di vario genere, allora iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la settimana prossima con un altro video. Un bacio a tutti, grazie mille, ciao!